possiamo iniziare ufficialmente con il tema della serata, che è le My Energy Bars e il potere personale. Durante questo periodo ho riflettuto molto sul concetto di potere personale e ho riflettuto molto su questo concetto perché è un qualcosa che da un lato rincorriamo, ma dall'altro consciamente e molto inconsciamente ci spaventa. E quindi la prima domanda che vi pongo è questa: e se il vostro potere personale si manifestasse al 100%, come vi sentireste? Qual è la sensazione, qual è il pensiero che vi arriva, no? Di tipo, sì, cioè, farei un sacco di cose, finalmente. E stasera un po' cercheremo di capire come entrare in contatto con questo potere personale. Il potere personale è strettamente collegato alle nostre tre intelligenze, all'essere, al sentire, al creare. Il potere personale si manifesta nella creazione, quindi nel nostro terzo cervello, ma è strettamente collegato con chi noi siamo. Con chi noi siamo collegato alle nostre memorie ancestrali, con chi noi siamo nel profondo. E molto spesso quando parlo con alcune persone mi dicono ma io sono... E io dico, bello, è un bel libro. Cioè, a livello razionale siamo, ma cosa vuol dire io sono? Perché io sono ha una potenza pazzesca, perché l'io sono è collegato in questa dualità al tutto. E allora gli rispondo, quindi tu sei anche un assassino? No, vabbè, quello no. Guardate che è una provocazione ma fino a un certo punto, nel senso che per entrare in contatto col nostro io sono noi dobbiamo passare attraverso le nostre ombre, e le nostre ombre non dobbiamo vederle come qualcosa, diciamo così, di metafisico con le corna, un qualcosa che ci spaventa. Le nostre ombre sono legate a questo, sono legate al nostro sentire. Per entrare in contatto col nostro io sono, dobbiamo entrare in contatto con le nostre emozioni. Qual è però la criticità? Che le nostre emozioni non possono essere gestite e ascoltate con la parte logico-cognitiva. Le emozioni più potenti si sono cristallizzate al nostro interno a livello psicosomatico. E molto spesso quando si sono create, in particolar modo nella nostra infanzia, tralasciando magari le cristallizzazioni emotive dei nostri generazionali, si sono creati in un momento in cui noi non abbiamo i paradigmi che abbiamo adesso. Quando una nostra figura genitoriale ci sgridava in modo molto duro, quello che noi abbiamo registrato in quel momento è frutto di tantissime variabili, e magari adesso la razionalizziamo e comprendiamo magari determinati atteggiamenti, ma tra il comprenderli a livello razionale e il trasformarli a livello emozionale e fisico, c'è una bella differenza, e qua vengono e subentrano in nostro soccorso le My Energy Bars. Quindi quello che io vi invito quest'anno a fare un passaggio successivo con le My Energy Bars. Ormai è più o meno un anno di dirette, abbiamo tanto lavorato sul protocollo di centratura. Abbiamo capito l'importanza comunque quotidiana di lavorare con questo strumento, perché la microcorrente va e scioglie quello che è pronto per essere sciolto,
va a fare una sorta di pulizia, è un po' come quando la mattina ci alziamo e ci laviamo la faccia. Il passaggio successivo richiede un atto di responsabilità, richiede una scelta e questa scelta è decidere di volere star bene con noi stessi, decidere di entrare in contatto con noi stessi. Questo è un aspetto fondamentale. Quando noi decidiamo così di metterci a dieta per perdere qualche chilo o semplicemente anche per stare meglio fisicamente, quello che dobbiamo fare è prendere una responsabilità con noi stessi. Decidiamo di mangiare in un certo modo, decidiamo di allenarci in un certo modo e nel momento che facciamo una scelta abbiamo bisogno di sufficiente energia per portare avanti quella scelta. Dobbiamo uscire dall'idea che le cose accadono così, magicamente. Il nostro mondo non funziona in questo modo. Per compiere un lavoro è necessaria energia, a livello conscio o anche a livello inconscio. Quindi è vero che a volte delle cose avvengono in modo inaspettato, ma non avvengono in modo inaspettato perché qualcuno le ha calate dall'alto, perché comunque abbiamo fatto delle scelte ad un livello molto profondo. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che le dirette di quest'anno, almeno fino a giugno, la mia idea è quello proprio in ogni diretta di lavorare con un protocollo di trasformazione alchemica, di andare a lavorare, darvi degli strumenti che poi potete fare durante la settimana o quando volete all'occorrenza, ma che abbiate, diciamo così, dei protocolli di trasformazione guidati a tema. Come vedete, queste dirette durano 15-20 minuti, quindi la parte centrale della meditazione. Quindi fissatevi un obiettivo per quest'anno, che può essere magari fare una volta a settimana, 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, cioè di ritagliarvi questi 20 minuti. Proprio datevi il comando di autorizzarvi a stare bene, perché siamo noi che dobbiamo autorizzarci a entrare in contatto col nostro potere personale. Noi. Non c'è nessuno che arriva con la bacchetta magica e ci trasforma in un mago, in una maga. No, siamo noi. E l'unico, diciamo così, nemico, guardiano della soglia che non ci permette di entrare in contatto con questo potere è dentro di noi. Perché nel momento che diventiamo consapevoli di quel potere, e poi di quel potere diventiamo responsabili. Quando ero in Scozia stavo lavorando su questo concetto del potere e mi è arrivata una frase potentissima nella testa. E la domanda che mi ero posta è: se io manifestassi il mio potere, cosa succederebbe? E mi è arrivata proprio la frase diretta, che è: saresti morta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel mio inconscio c'è un comando che dice: nel momento che tu manifesti ciò che sei, muori. Capite la potenza di una frase del genere a livello inconscio? È ovvio che a livello razionale uno la razionalizza e dice: ma che cazzo stai a dire? Cioè, che cavolo vuoi morire? Ma chi te caga? Per usare un accento così un po' romanesco. Però quello è un comando che è stato dato dall'io bambino, non sappiamo a che cosa si è agganciato, ma è un comando potentissimo. Cioè associa la manifestazione del potere a una delle paure ataviche più importanti, che è quella della morte. Peraltro paura che io non ho, ok? Cioè, per me, qui ve lo dico, se dovessi morire domani, ragazzi, siate contenti per me. Non siate tristi, io sono contenta. Ok, non è proprio, io non ho questo patema del morire, eppure mi è arrivato quel comando e lì mi ha fatto molto riflettere sull'importanza di ascoltare le voci che abbiamo nella nostra testa.
Dobbiamo riuscire, la razionalizzazione sta nel riuscire ad ascoltare quella voce che è dentro ognuno di noi e può essere una frase diversa. Quindi partiamo subito con la nostra pratica quotidiana e facciamo un primo passaggio con le bars e vi chiedo di mettervi nella posizione di rilassamento e facciamo un primo passaggio per cercare di ascoltare quella voce, per cercare di entrare in contatto con quella voce associato al potere personale. Quando riusciamo ad agganciarla, può essere o una frase positiva o una frase negativa, può essere una frase diretta, può essere un nome, può essere un aggettivo, qualsiasi cosa esca. L'ideale è magari di getto scriverlo su un foglio di carta se l'avete sotto mano. Successivamente facciamo il protocollo di trasformazione alchemica su quello che è uscito. Quindi, ricapitolando, prima fase è riuscire ad ascoltare la voce nella nostra testa o l'emozione nel nostro corpo, ok? Quindi in questa prima parte entreremo in contatto o con una frase che ci arriva, come se qualcuno ci parlasse, oppure con una sensazione che proviamo nel corpo. Difficilmente si riesce a entrare in contatto con una delle due. Se non si riuscisse a sentire né la voce né la sensazione del corpo, si lavorerà sul nulla, perché vuol dire che lì c'è proprio un blocco nell'ascolto. Fase successiva facciamo un protocollo di trasformazione alchemica su quello che è emerso. Questa procedura deve essere quella che dovete utilizzare sempre. Volete lavorare su un problema, su una criticità, su un qualcosa che vi sta bloccando, su un qualcosa su cui volete lavorare, bene, partite dall'ascoltarvi, sempre. Il primo passaggio è entrare in contatto con noi stessi. Se non impariamo ad ascoltarci, ce la raccontiamo. Le risposte sono dentro di noi, a volte sbagliate, ma molto spesso giuste, sono dentro di noi. Dobbiamo smetterla di delegare il nostro potere agli altri. Dobbiamo smetterla di ricercare le risposte da soggetti terzi, perché molto spesso questi soggetti terzi sono in buona fede, ma a volte no, ma non per loro volontà, perché siamo comunque esseri, diciamo così, mutabili e mutevoli. Quindi impariamo ad aver fiducia in noi stessi. E se sentite che questa cosa che vi sto dicendo è una resistenza, appuntatevela e fatevi un protocollo di trasformazione alchemica, perché le risposte sono dentro di noi. Quest'anno io lavorerò su un percorso specifico legato alle relazioni depotenzianti, perché ce ne sono troppe. Cioè noi siamo in un momento storico in cui abbiamo, penso, il maggior numero di strumenti, di libri, di corsi legati alla felicità, alla consapevolezza. Viviamo mediamente nell'abbondanza economica, eppure siamo la società più depressa che mai esistita. Qualche domanda dobbiamo iniziare a porcela. Mancano dei pezzi e il pezzo è, dal mio punto di vista, che deleghiamo troppo all'esterno, anche la nostra evoluzione personale. Quindi non abbiamo paura di guardare dentro di noi, se no che potere personale è. Ok? Bene, partiamo. Mani intorno alle My Energy Bars in questo modo. Per chi segue e non ha ancora le My Energy Bars, può semplicemente fare questa meditazione mantenendo questo mudra. Bene, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo e iniziate a entrare in contatto con il vostro corpo. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale
entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia, e dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora, entrando in contatto col vostro primo, secondo e terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con me. E ora ponetevi questa domanda, ponetevela in prima persona. Se io potessi manifestare il mio potere personale, cosa accadrebbe? Ancora una volta, se io potessi manifestare il mio potere personale, che cosa accadrebbe? Rimanete in ascolto dei vostri pensieri, rimanete in osservazione del vostro corpo. Ripetiamo un'ultima volta. Se io potessi manifestare il mio potere personale, che cosa accadrebbe? E ora, mantenendo gli occhi chiusi, andiamo ad impugnare le My Energy Bars con l'oro a sinistra, l'argento a destra, e ci prepariamo per il nostro protocollo di trasformazione alchemica. E iniziamo con un comando. Io mi autorizzo a prendermi cura di me.
io mi autorizzo ad entrare in contatto con me. E ora prendiamo ciò che ci è arrivato, ciò che ha concluso quella frase. Se io potessi manifestare il mio potere personale, cosa accadrebbe? Prendiamo una parola, una frase, una sensazione o un'immagine che ci è arrivata e andiamo ad elaborarla con i nostri 3 centri, con i nostri 3 centri di potere, quello dell'essere, del sentire e del creare. Facciamo un respiro profondo e poniamo la nostra attenzione all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico. Immaginate una sfera di colore rosso che si espande e si contrae alla frequenza del 3. E ripetete: libero l'energia cristallizzata in, e andate a inserire quello che vi è arrivato e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io mi autorizzo a ripristinare la mia energia. Fate un respiro profondo e ora spostatevi nel vostro secondo centro, il centro del sentire. Immaginate una sfera di colore verde che si espande e si contrae alla frequenza del 6. E ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo a
e lascio fluire il mio sentire. Io mi autorizzo ad entrare in contatto con le mie emozioni. Ora spostatevi all'altezza della vostra ghiandola pineale e immaginate una sfera di colore blu che si espande e si contrae alla frequenza del 9. E ripetete: creo ordine e coerenza in e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio potere ancestrale. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio potere personale. Io mi autorizzo ad essere me. Ora fate un respiro profondo e osservate come la sfera rossa, verde e blu si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la vostra persona. Percepite questa sfera che pulsa e fa vibrare ogni vostra cellula. E ripetete: io mi autorizzo a rigenerare ogni mia cellula. Io mi autorizzo ad essere, sentire, creare nelle 9 dimensioni familiari, nei 12 livelli di consapevolezza. Ora fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, potete aprire gli occhi.
Bene, come state? Bentornati. Bene, c'è qualcuno che vuole condividere o vuole scrivere? Io come sempre vi ringrazio perché questi viaggi sono per tutti noi, nel senso che l'energia del gruppo è importante, l'energia in presenza è potente, bisogna dirlo, ma anche a distanza ci stiamo attrezzando, perché qua provano in tutti i modi a creare separazione, ma noi creiamo.